Benvenuti cari amici, è finalmente giunto il momento della partenza. Ecco a voi un piccolo assaggio di cosa vedrete in questo video. Ma prima di tutto, sigla! Episodio 1. Attraversiamo la Svizzera. È su questa strada che costeggia il Lago Maggiore che il nostro lungo viaggio ha inizio. Il Lago Maggiore, conosciuto anche come Verbano, è uno dei laghi più grandi e suggestivi d'Italia e della Svizzera. Le sue acque profonde e tranquille alimentano un paesaggio di straordinaria bellezza, costellato di pittoreschi borghi, isole e località turistiche. La strada ricavata nel fianco della montagna è spesso impervia. Come potete vedere sulla sinistra ci sono molti lavori per renderla più sicura, ma spesso comunque cadono frane e detriti sulla strada. Vediamo un po' allora da dove parte questo viaggio. Stiamo partendo dalla Svizzera, a sud della Svizzera, dal cantone Ticino, dove c'è il Lago Maggiore, questo lago al centro. Noi ci troviamo dove si posiziona la mitica Royal Enfield 350. Il Lago Maggiore è diviso tra Svizzera e Italia, adesso vi ho fatto comparire in giallo il confine, ed è un grande lago. Il lago si estende per una superficie di circa 212 km quadrati, ha una lunghezza di 65 km e una larghezza massima di 10. È veramente bello da girare in moto, c'è il percorso, la strada litoranea di 165 km che è tutta una strada panoramica. La sua profondità massima è di 370 metri ed ha una capacità d'acqua stimata di circa 37 km cubi. Potrebbe fornire ad ogni persona presente sulla Terra ben 18.000 bicchieri d'acqua a testa. Assurdo, Un'ultima cosa interessante è che le acque del lago non sono statiche, non hanno sempre il stesso livello, ma possono variare in base a periodi di siccità o a piogge. L'oscillazione massima storicamente osservata è stata di ben 7 metri e 40 centimetri. Ora ci troviamo sul ponte che supera il fiume Ticino. Una breve sosta per riempire i serbatoi delle moto e poi subito pronti a ripartire verso nord. In questo momento ci troviamo sulla piana di Magadino, che è uno dei pochi luoghi pianeggianti in Ticino che è principalmente costituito da vallate e montagne. Sulla piana di Magadino si trovano le bolle di Magadino, che sono una tappa fondamentale per gli uccelli migratori che attraversano le Alpi. Questa vasta area umida offre loro cibo, riparo e un luogo di sosta durante i lunghi viaggi migratori, rendendola essenziale per la sopravvivenza di molte specie. La piana, con i suoi canneti, stagni e zone agricole, rappresenta quindi un importante corridoio ecologico nel cuore della migrazione alpina. Ora ci troviamo sull'autostrada in direzione del passo del San Gottardo. Come potete vedere in alto sulla montagna, negli scorsi anni è caduta un'enorme frana. Questi scoscendimenti purtroppo succedono spesso nel paesaggio alpino. Spesso sono dovuti a forti piogge o ancor peggio al scioglimento del permafrost che in questi anni sta accadendo. Se vi sta piacendo questo video mettete un mi piace ed iscrivetevi al mio canale. Grazie e proseguiamo. Dritto di fronte a noi si presenta un bivio. A sinistra la strada porta al passo del San Gottardo dove andremo noi e a destra invece al passo del Lupomagno. In Svizzera siamo veramente fortunati, abbiamo veramente molti bei passi da fare in moto. Ci sono paesaggi spettacolari e uno diverso dall'altro. Ora lungo l'autostrada stiamo salendo verso il San Gottardo.
Anche l'autostrada è molto bella da percorrere, si hanno questi viadotti, si ha la vista sulle vallate. Ora iniziamo ad accorgerci che la meteo non è delle migliori e temiamo di dover indossare le tute antipioggia. Il San Gottardo è conosciuto come un valico molto importante tra sud e nord, non solo della Svizzera, ma anche dell'Europa. Infatti, sotto la montagna del San Gottardo si snodano varie gallerie. C'è la galleria ferroviaria e la galleria autostradale. Pensate che la prima galleria ferroviaria del Gottardo viene inaugurata nel 1882 ed è lunga 15 km, diventando allora la più lunga del mondo. Nel 1980 fu aperta la galleria autostradale del San Gottardo, lunga circa 17 km, che permette quindi il traffico veicolare attraverso le Alpi. Nel 2016 è stata inaugurata la galleria di base del Gottardo, una delle più lunghe gallerie ferroviarie del mondo, lunga 57 km, progettata per collegare rapidamente il nord e il sud Europa con treni ad alta velocità. Qui potete vedere i cantieri che sono in corso adesso e servono per creare un nuovo tunnel che sarà attraversato dai veicoli. Com'è? Come va? Contentissimo, sono in piena grazia, fantastico, fantastico. Questo nuovo tunnel permetterà di svolgere importanti manutenzioni su quello attuale, in quanto è attivo dal 1980 e ha bisogno di importanti manutenzioni. Le gallerie del Gottardo non sono quindi solo un'importante infrastruttura di trasporto, sono simboli di ingegno umano, capaci di collegare popoli e regioni attraverso le imponenti Alpi svizzere e di adattarsi continuamente alle esigenze moderne di sicurezza e traffico. Infatti, pensare di superare le Alpi attraverso i passi risulta impossibile. D'inverno gli svariati metri di neve che cadono non permettono il passaggio. Noi non percorreremo il tunnel, ma vi porteremo su una delle strade più belle e storiche della Svizzera. Sul fondo della vallata vi è l'imbocco del tunnel del San Gottardo, ma noi scaliamo le sue pendici su questa bellissima strada, che tra poco si trasformerà in qualcosa di ancora più bello. Eccoci arrivati sulla Tremola, costruita tra il 1827, ben 200 anni fa, e il 1832, è la storica strada lastricata che sale da Airolo al Passo del San Gottardo. Il Passo del San Gottardo si trova a 2106 metri. Questa strada antica di 12 km è conosciuta per la sua pavimentazione storica. Pensate, sono tutti ciottoli di porfido. La vista è stupenda, la natura ti avvolge e sali verso il culmine della montagna. Ed ecco che l'antica strada si addentra nella valle. Questa non è una strada a percorrere, si procede lentamente, i ciottoli fanno vibrare la moto, ma principalmente si va piano per godere del paesaggio che ci circonda, che è fantastico. Questa giornata con le nuvole basse ci fa pensare ai viaggiatori di una volta che 200 anni fa percorrevano esattamente questa strada per superare un passo impervio e superare le Alpi con chissà quali fatiche. Eccoci giunti alla parte dei tornanti. Pensate che la Tremola conta ben 25 tornanti realizzati a mano e con i mezzi di 200 anni fa.
Vi lascio le immagini di questa splendida strada e i rombi della mitica Royal Enfield Meteor 350 e della Triumph Street Scrambler. Cosa vuoi raccontare? Racconto che è fantastico. Stiamo facendo la tremola e piano piano andiamo su verso Gottardo, poi scenderemo dall'altra parte verso Basso. Fantastico il momento, guarda. Fantastico. Questo è uno dei pezzi più fantastici della tremola. Come vedete i tornanti si susseguono, sono vicini e ci sono pochi metri da uno all'altro. Per realizzarla, la tremola, furono posati a mano circa 6 milioni di ciotoli, tutti ricavati dal porfido locale, proveniente dalle cave nei dintorni della zona. I blocchi di porfido venivano frantumati e sagomati a mano in cubetti di circa 10 x 10 cm, resistenti al passaggio di carrozze e al gelo, garantendo così una pavimentazione che è arrivata quasi intatta fino ai giorni nostri. Questa fantastica strada è amata da turisti, ciclisti e motociclisti.
Grazie ai panorami mozzafiato sulle Alpi e alla sensazione di viaggiare indietro nel tempo. Purtroppo oggi le vette sono nascoste dalle nuvole, ma va bene così. Percorrendola significa fare un viaggio nella storia, dove ogni tornante racconta ben 200 anni di ingegneria, tradizione e bellezza alpina. In alto verso il cielo si inizia a vedere l'arrivo, il passo vero e proprio. Pochi metri ci distanziano dallo scollinamento. Questo è uno dei valichi alpini più antichi e strategici della Svizzera. Lungo questa storica via di comunicazioni si trovano numerosi edifici che raccontano secoli di storia, commercio e vita alpina. Tra questi, molte case storiche nacquero come rifugi per mercanti, viaggiatori e pellegrini che attraversavano le montagne. Questi edifici offrivano cibo, alloggio e un riparo sicuro dalle condizioni climatiche, spesso rigide. Alcune strutture risalgono al XVII e XVIII secolo, testimoniano quindi l'importanza del passo sin dal Medioevo. Oltre ai rifugi, altre case erano posti di guardia e caserme, utilizzate per il controllo delle merci e della viabilità tra i cantoni svizzeri. Alcune fungevano da dogane alpine, regolando il passaggio di viaggiatori e carovane e contribuendo alla sicurezza strategica del territorio. Va benito Martino. Facciamo un piccolo punto della situazione. Il percorso in blu è quello che abbiamo seguito per raggiungere il passo del San Gottardo. Vedete i tornanti della Tremola e dove c'è la mitica Royal Enfield è il punto in cui ci troviamo. Sul passo si trova una curiosa statua con le mani in avanti, conosciuta come il San Gottardo protettore. Non si tratta di un santo canonico, ma di una figura simbolica che, secondo la tradizione, benedice chi attraversa il passo e protegge viaggiatori e mercanti dalle insidie della montagna. Stiamo per raggiungere il punto più alto del passo, che come vi dicevo si situa a 2106 metri. E ora una piccola sorpresa. Ho inserito un filmato che ho registrato l'inverno scorso nello stesso identico punto. Guardate quanta neve. La strada è aperta generalmente solo nei mesi più caldi dell'anno. Come potete vedere qui era il giorno dell'apertura e guardate che montagne di neve che ci sono ancora. Un'altra cosa interessante, questo è l'hotel La Claustra ed è ricavato da un ex bunker militare del 1942. È stato trasformato in una struttura unica, conta 17 camere e un ristorante. Un buon posto per andare in vacanza in caso di apocalisse. La prima mezza giornata di viaggio è terminata, ora ci aspetta un lungo pomeriggio. È qui sul culmine del passo del San Gottardo che questo primo episodio finisce. Vi aspetto al prossimo, grazie e a presto!